Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui per presentare Giacomo Vrioni, nuovo attaccante bianconero al quale diamo il nostro più grande benvenuto. A introdurlo alla stampa è presente Massimo Agostini, membro del consiglio di amministrazione del club, al quale lascio subito la parola. Prego Massimo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi. Siamo qui a presentare Giacomo Vrioni, un attaccante, una prima punta mancina che ha un vissuto perché ha girato tanto. Gli ultimi 2 anni e mezzo è stato negli Stati Uniti, è stato in Austria, ha girato l'Italia in squadre importanti e adesso è qui da noi. Un giocatore di una struttura importante, un attaccante che in questo Cesena potrebbe e farà comodo per le alternative che il mister potrà avere. Adesso è importante che sia lui a parlare. Grazie. Benvenuto, ciao Giacomo. Ti chiedo questo, Luca Alberto Montanari, Corriere Romagna, intanto mi presento. Tu arrivi dagli Stati Uniti, sostanzialmente hai giocato lì, diciamo, negli ultimi anni e allo stesso modo hai lavorato con Fusco. Ti chiedo se è più la proprietà che ha spinto o se è più stato il direttore, visto che bene o male sono 2 territori conosciuti, diciamo. Ma tutte e 2, no? Perché alla fine lavorano tutti e 2 insieme, io credo, non lavorano in maniera separata. È chiaro che il direttore Fusco mi ha cercato, mi ha voluto e questo è stato uno dei tanti motivi sicuramente perché sono qua oggi. Ciao, buongiorno. Daniele Sandoli, Resto del Carlino. Tu hai una particolarità, cioè sei nato a San Severino Marche, che è allo stesso posto dove è nato uno dei grandi della storia del Cesena, cioè Fabrizio Castori, uno che ha fatto la storia da queste parti. Ecco, questa è sicuramente una delle tue caratteristiche che caratterizzano. Inoltre hai cambiato, come giustamente ha detto il direttore, tante squadre. Ecco, all'interno della tua carriera, perché sei ancora relativamente giovane, no? La tappa di Cesena, che importanza può avere? Ma fondamentale, perché comunque sia a Montreal avevo chiuso il cerchio, insomma, per quanto riguarda più vicino qua. Okay. A livello contrattuale avevo finito una tappa e quindi la scelta di Cesena è stata perché ovviamente è stata la squadra che mi ha voluto di più e la scelta a livello personale perché insomma appunto per quello non ci ho pensato 2 volte. Benvenuto Giacomo Lucchi di Mondo Cesena, tutto Cesena. Hai scelto il numero 22, ti chiedo se c'è un motivo in particolare. Poi ecco, ti ritrovi 2 compagni della Juve Under 23 come Olivieri e Frabotta, se li hai sentiti comunque in questo periodo in trattativa? No, non li avevo sentiti sinceramente, però mi ha fatto piacere ritrovarli perché comunque sia abbiamo avuto la fortuna di stare insieme molto, soprattutto in prima squadra nel periodo della Juve e niente, il 22 perché è stata la data in cui doveva nascere mio figlio Thomas, che poi ha deciso di nascere 10 giorni prima e ovviamente i numeri che ovviamente volevo erano occupati e sono andato sul 22. Cosa conosci del Cesena squadra e Cesena città? Ne hai mai sentito parlare? Sì. Beh, sentito parlare sì, sicuramente. Comunque sia, vengo da un paese vicino, dai, 1 ora e mezza, quindi non è lontanissimo. È un bel ricordo perché 4 anni fa comunque sia ero venuto a vedere mio fratello quando giocava con l'Ancona Matelica, ero venuto a vedere Cesena Ancona Matelica, quindi mi è rimasto impresso lo stadio, i tifosi, no? La curva mare, quindi niente, era un bel ricordo, infatti avevo tanta voglia di saltare in campo quel giorno, quello è quello che mi ricordo e quindi dai, speriamo di farlo già da domani sera. Anche perché lì non andò bene però per tuo fratello. Per mio fratello non andò bene, non mi ricordo sinceramente il risultato, però sì, secondo me vince Cesena 1-0, no? 2 forse, o sì. 2, Vabbè, comunque cambia poco. Al di là di quello, tu che tipo di giocatore sei? Ti chiedo, e la seconda cosa,
La Juve, il passaggio, se è stata più illusione, più delusione, che cosa non ha funzionato e come ti sei poi, come hai scelto di ripartire da un campionato completamente diverso, no? È piuttosto distante da noi come quello americano. E non ho capito, scusami, dall'Austria o dall'America? No, ti dico, cioè, cosa non ha funzionato alla Juve sostanzialmente e perché poi sei arrivato la Juve fino... non credo che non ha funzionato nulla, alla fine sono stato 2 anni in prima squadra dove ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con dei grandi campioni e come ho detto prima Olivieri e Frabotta ti possono dire la stessa cosa. È stato un percorso, ovviamente è chiaro, se pensi a 20 anni preferisci giocare, ma allo stesso tempo la Juve in quel periodo ti dava la possibilità di allenarti e di crescere con giocatori incredibili, che poi quell'esperienza e quella mentalità me la sono portata dietro nel campionato austriaco dove poi ho vinto il titolo di capocannoniere con Adeyemi, quindi credo che non era stato un caso quella volta lì e scusami, qual era la prima domanda? Arrivo, Ok. Per quanto riguarda il tipo di... Ma credo di essere un attaccante mobile, poi ti dico la verità, non mi piace molto parlare su quali sono le mie caratteristiche o cosa, preferisco sempre che ci pensano gli altri a dirlo, io cerco sempre comunque sia di dare il massimo in campo e è quello che farò ogni giorno sia in allenamento che in partita. Benvenuto anche da parte mia, Luigi Gualtieri Tele Romagna. Ecco, io ti chiedo, diciamo la tua storia, se vogliamo, si può anche assimilare a quella di Christian Spendi, comunque venite più o meno dalla stessa zona d'Italia. Ecco, a proposito di questo ti chiedo se, diciamo, anche tu hai sentito negli anni, comunque anche quando era più giovane, parlare sia di lui che del fratello ovviamente, come poi si è continuato anche negli anni, e a proposito di questo ti chiedo, anche se sono pochi giorni, oltre a Christian, che gruppo hai trovato qui a Cesena? Grazie. Sì, avevo sentito parlare ovviamente perché poi essendo albanesi ne sentivo sicuramente parlare e mi faceva piacere comunque sia tutti e 2 fratelli stessero facendo bene e soprattutto Christian mi pare che ha vinto il titolo di capocannoniere 2 anni fa, no? È chiaro che mi fa piacere perché vedere comunque sia un ragazzo è nato e cresciuto qua, che ha i genitori che si sono trasferiti qua per cercare un futuro migliore come i miei, fa sempre piacere. E per quanto riguarda il gruppo, un gruppo sano che ha voglia di migliorarsi, unito e che ha voglia comunque sia di cercare di far bene e di far bene del Cesena. Avete altre domande per Giacomo? Ci racconti invece l'esperienza, visto che non ne hai parlato, degli Stati Uniti, cioè il campionato che hai fatto, insomma, perché quello Sì, secondo me è più interessante, che è più recente. E un'altra cosa, come stai, visto che non giochi da un bel po', insomma? È stata un'esperienza positiva perché è un campionato che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni, secondo me. È un campionato che si avvicina molto ovviamente ai 4, 5, 6 ovviamente campionati top europei e niente, come ti ho detto, è un campionato comunque sia che cresce ogni anno e che farà parlare di sé nei prossimi anni sicuramente. E comunque sì, mi sento bene, comincio ad allenarmi con la squadra e niente, speriamo che vada tutto bene domani. Ok. Per esempio, visto che a me piace lo tieni. Beh, non lo so perché comunque sì, ho fatto solo 2 giorni con la squadra, quindi è difficile, però la cosa che posso dire è che ho fatto 3 mesi e mezzo allenandomi molto 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 forte per cercare appunto di star pronto quando ovviamente sarei stato chiamato appunto da in questo caso dal Cesena, no? Com'è? Sì, da solo, col mio preparatore, sì. Ecco, io in ragione anche chiaramente del tuo trascorso alla Juve, ma non solo, io ti chiedo, in quel periodo lì, ma anche poi nell'arco, diciamo, prima, quando sognavi di diventare un calciatore, c'è qualche calciatore in particolare che ti ha colpito e che magari, non dico ti ispiri, ma comunque ha forgiato anche la tua carriera, ecco? Ti dico la verità, in questo
No, ti dico la verità no, perché alla fine è sempre stata una passione che c'è stata in famiglia e sicuramente è stato mio zio che mi ha dato quella spinta in più facendomi vedere videocassette di attaccanti, no? A quei tempi Ronaldo il Fenomeno, Bobo Vieri, eccetera eccetera, Adriano, per poi seguire con gli altri. Però sicuramente un attaccante che seguo molto adesso è Haaland del Manchester City, che secondo me è uno dei, o se non il più forte centravanti che adesso il mondo ha, quindi fa sempre piacere vederlo quando gioca. Ringraziamo Giacomo, da parte a voi, nostra ragazzi. ancora il più grande benvenuto, grazie a tutti. Grazie.